10 anni. Tanto è passato dall'ultima volta che AJ Lee ha calcato un ring WWE. Un decennio in cui il wrestling femminile ha attraversato trasformazioni epocali, passando dalle divas alle superstars, dal semplice riempitivo di card al main event di WrestleMania. Eppure, nonostante siano trascorsi 10 lunghissimi anni, il suo ritorno a SmackDown ha avuto il potere di fermare il tempo, riportandoci di colpo a quell'epoca in cui AJ Lee, con il suo carisma ribelle, la sua voce fuori dal colo, era diventata simbolo di una rivoluzione che stava solo iniziando. Il pubblico l'ha accolta con un'ovazione assordante, come se non se ne fosse mai andata. Ma mentre i fan americani celebravano il ritorno di una pioniera, la mia mente è andata subito altrove. Perché se AJ Lee ha rappresentato la miccia che ha acceso la rivoluzione del wrestling femminile in WWE, oggi quella fiamma brucia con più forza che mai, ma in Giappone, nella Stardom e nel Joshi Puroresu. Per capire il peso di questo ritorno bisogna fare un passo indietro. AJ Lee non era la lottatrice più grande tecnicamente, non era la più imponente fisicamente e nemmeno quella più pubblicizzata dalla compagnia. Ma AJ aveva qualcosa che in quel contesto nessun'altra possedeva: autenticità. Era diversa. Non interpretava un personaggio prefabbricato, ma se stessa, con il suo spirito ribelle, con quella miscela di dolcezza e follia che la rendeva unica. Con il microfono in mano sapeva incantare, sul ring sapeva raccontare storie e, soprattutto, ha avuto il coraggio di dire ad alta voce che le donne meritavano di più. In un'epoca in cui il wrestling femminile WWE era ancora visto come contorno, e Jay ha piantato i semi di una ribellione. E adesso arriviamo a oggi. 10 anni dopo AJ Lee torna e la sua presenza ci fa riflettere su quanto effettivamente sia cambiato il wrestling femminile. Certo, negli Stati Uniti abbiamo visto la Women's Revolution, il main event di WrestleMania firmato da Becky Lynch, Charlotte Flair e Ronda Rousey, e un roster che finalmente viene trattato con più serietà. Ma la verità è che mentre in America la rivoluzione si è compiuta a metà, in Giappone il wrestling femminile non ha mai avuto bisogno di essere rivoluzionato, perché lì da decenni le donne sono protagoniste assolute. Ed è qui che entra in scena la Stardom. Fondata nel 2010 mentre AJ Lee muoveva i primi passi in WWE, la Stardom cresceva silenziosamente, costruendo un impero di talento, di storie e di match che avrebbero cambiato per sempre la percezione del Joshi. Oggi la Stardom è la compagnia leader del wrestling femminile mondiale, capace di produrre incontri che non hanno nulla da invidiare ai più grandi main event maschili, anzi, spesso li superano. Pensiamo ad esempio a Shuri contro Utami Hayashishita, un match che Dave Meltzer stesso ha definito uno dei migliori mai visti, indipendentemente dal genere. Pensiamo a Mayu Watani, capace di portare sulle spalle una federazione intera con la sua resilienza e il suo storytelling. Oppure a Io Shirai, ora Io Sky in WWE, che ha conquistato anche l'Occidente, dimostrando come il Joshi possa davvero varcare confini e culture. E allora la domanda è inevitabile: cosa rappresenta davvero oggi AJ Lee? Per me AJ Lee è stata il ponte, è stata colei che ha mostrato al mondo occidentale che le donne potevano e dovevano essere protagoniste. Ma il testimone, in un certo senso, è stato raccolto dal Giappone, dove la Stardom ha fatto di quel messaggio la sua filosofia quotidiana. In WWE AJ lottava per pochi minuti, spesso costretta in segmenti comedy o
in storyline poco credibili. In Stardom invece una AJ Lee avrebbe potuto mettere in mostra il suo lato migliore, quello della storyteller, dell'atleta che costruisce match lunghi, intensi, pieni di emozioni. Provate a immaginare AJ Lee contro Mai Iwatani, un confronto tra due storyteller incredibili, capaci di emozionare con un semplice sguardo, con un bump al momento giusto. O ancora AJ Lee contro Saya Kamitani, due icone che trasudono un'aura incredibile, due regine che hanno riscritto e stanno riscrivendo la storia del wrestling femminile mondiale. Oppure AJ Lee contro Azumi, la regina della divisione high speed, in un match che avrebbe mostrato quanto AJ sapesse adattarsi a qualsiasi stile. Sarebbe stato il palcoscenico perfetto per la sua unicità, ma al di là del fantasy booking, quello che conta è il messaggio. Il ritorno di AJ Lee ci ricorda che le battaglie combattute 10 anni fa non sono state vane. Oggi, grazie a quelle voci che non si sono piegate, abbiamo un panorama in cui il wrestling femminile può davvero essere considerato al pari di quello maschile. E se la WWE sta ancora rincorrendo quella parità, in Stardom la viviamo ogni giorno. Ed è proprio per questo che, parlando di AJ Lee, non possiamo non parlare di Stardom, perché AJ Lee ha acceso la miccia, ma è in Giappone che vediamo il fuoco divampare in tutta la sua potenza. Lì le donne non sono eccezioni, non sono la rivoluzione, sono la norma, sono il cuore pulsante del business. E non è un caso che sempre più fan occidentali, dopo aver conosciuto AJ Lee e la sua battaglia, si stanno avvicinando al Joshi, scoprendo un mondo dove quella battaglia è stata già vinta. Il ritorno di AJ Lee quindi non è solo nostalgia, è un'occasione per guardare al presente e al futuro del wrestling femminile, un futuro che oggi parla giapponese, che porta i nomi di Saya Kamitani, Natsupoi, Maika Hanan e tante altre. Un futuro che AJ stessa con le sue parole e con il suo coraggio ha contribuito a rendere possibile. E allora io ve la butto lì. Chissà, magari un giorno AJ Lee potrebbe davvero varcare l'oceano e comparire in Stardom, anche solo per un'apparizione simbolica. Sarebbe il cerchio che si chiude, l'incontro tra chi ha acceso la rivoluzione e chi oggi la porta avanti. Sì, so che è un qualcosa di estremamente difficile da vedere, che probabilmente non si verificherà mai, ma dopo tutto sognare non costa nulla, giusto? Nel frattempo però possiamo goderci entrambe le cose, il ritorno di una pioniera in WWE e la certezza che la vera eccellenza del wrestling femminile vive ogni giorno in Giappone. Perché AJ Lee ci ha mostrato che le donne meritavano di più. La Stardom ci mostra che oggi finalmente quel di più è diventato realtà. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di wrestling femminile sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e ditemi, siete contenti del ritorno di AJ Lee? E a proposito di AJ Lee, WWE, Stardom e quant'altro, qui sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi accompagna nel magico mondo del wrestling femminile mondiale. Sì, perché Donne tra le corde è ciò di cui ha bisogno ogni fan del wrestling femminile, visto che vi tiene sempre aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye poi!